Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, grazie all'infinito. Grazie. Sto leggendo alcune mail che dovevo leggere già da un po'. Grazie all'infinito. Allora, ragazze mie e ragazzi, allora, ci approcciamo a fare le consuetudini, non le consuete, le consuetudini. Previsioni energetiche settimanali che vanno dal 16 al 22 dicembre. Ma prima di farle, voglio raccontarvi una cosa magnifica, incredibile, proprio per quanto so che le mie testimonianze personali, quelle di tutte le nostre sorelle, perché me lo scrivete tutti i giorni, immedesimandovi nel racconto, nella narrazione, nella storia, fate dei salti di consapevolezza bellissimi, realizzate cose incredibili, stupende. E siccome, come dicono gli sciamani, le storie è tutta una storia, è tutta una narrazione. Allora io mi faccio portavoce delle mie esperienze, delle esperienze delle nostre sorelle, come la testimonianza che vi ho postato ieri, le testimonianze, proprio perché sono le storie, siccome tu sei quella storia che ti sto raccontando, nella misura in cui tu mi vedi, mi ascolti, è un'immagine della tua anima che vuole farti vivere un certo tipo di esperienza emozionale per superare le tue paure, attaccamenti e resistenze che ti separano dalla prosperità illimitata, con le emozioni che le narrazioni, le storie ti scaturiscono. Allora, è quasi un mese che io sono praticamente dentro casa, con l'innalzamento della mia temperatura, ve l'ho detto, è stato 37,4 fissi, fino a che non ho voluto sperimentare quello che le categorie diagnostiche dell'io mi avrebbero detto. Ho fatto le analisi, ok. Ho avuto la mononucleosi, meraviglia, la mononucleosi. E adesso vi voglio raccontare questa storia magnifica della mononucleosi. Io sapevo che era una malattia così diagnosticata dalle categorie appunto diagnostiche dell'io che prendevano i bambini, gli adolescenti soprattutto, è la malattia del bacio. E già appena mi hanno detto la malattia del bacio, mi è sembrata una cosa così poetica, così bella, meravigliosa. Ho detto, cazzarola, scusa, non potevo fare le prime analisi, così almeno mi immaginavo qualcosa di meraviglioso, ancora più meraviglioso di quanto non l'abbia già fatto in questi ultimi 20 giorni, 25. Ho la malattia del bacio. E allora, allora, cioè che si prende, secondo le categorie diagnostiche, questo virus, che poi il virus fuori non esiste, ma esiste solo amore, ok, però questo è un altro discorso, vabbè. Allora, che cosa è successo? Che circa un po' di più di 20 giorni fa, sapete che io adesso sto intraprendendo già da un po' di anni, ma soprattutto in questo momento storico della mia vita, un percorso di eremitaggio. Eremitaggio. Vivo tra il bosco, il mare e con voi. Questo è il mio percorso. Di eremitaggio dal mondo esterno, di interazioni sociali, va bene? Ho vissuto tutta una vita sul palcoscenico della vita, fino a quando poi non ho fatto un percorso al contrario, da quando ho aperto il canale. Ok, in questo momento storico in particolare, c'ho proprio la necessità di non avere altri tipi di energie con le quali confrontarmi, no? Energie più pesanti della massa che vive nell'inconsapevolezza, spesso il più delle volte. Non ho, perché ho scelto di fare un altro tipo di percorso. Ok, che succede? Siccome i miei amici mi avevano invitato a un evento sociale e il fatto che non esco mai, ok, ho detto ma sì, va bene, dai, andiamo, anche perché sto con loro, cioè non sto andando a fare un evento pubblico dove devo essere corazzata dalle, non solo dai miei avi, dai miei antenati, ma tanto ci sono loro, c'è Chiara, c'è Daniele, vabbè, insomma, vado con loro, tanto comunque vado con loro, io sto bene.
Ma non era solo con loro, c'erano 200 persone in questo evento. Ok, la notte, in macchina, Chiara mi sente tossire. Dico, Chiara, non mi sto sentendo proprio bene. Dice, che c'è? Vabbè, niente, ma ti corri che domani ti passa. Da lì è iniziato. Allora, sono uscita una volta e ho preso la malattia dell'interazione. Si chiama la malattia del bacio, ma è la malattia dell'interazione, quindi si può prendere con uno starnuto che fa qualcuno, se bevi il bicchiere dell'altro. E questo è quello che l'IO, le categorie diagnostiche dell'IO dicono, no? Quindi io ho scelto di fare un percorso di eremitaggio. Mi sono sforzata di uscire, seppur con consapevolezza. Ok. Quindi questo per dirvi cosa? Che avevo fatto una scelta di non avere energie più pesanti nell'interazione, no? Intorno, quindi non avere contatto con persone che non vibrano a un'energia similare alla mia per un certo tempo. Appena ho detto ok, con sforzo io esco, vengo. Mm? Mi è costato vestirmi, sistemarmi, ok. Mi è costato, però, infatti avevo dormito, mi ero tutta programmata, cioè avevo fatto un iter in quella giornata che sapevo che dovevo andare all'evento, ho detto ok, adesso dormo il pomeriggio, così sento più carica la sera, cioè non avevo fatto le cose in modo naturale. Cioè mi sono addormentata per forza, tra virgolette, che poi non è per forza, però è come se mi fossi munita per andare a fare quella cosa. Non era qualcosa di naturale, mi spiego. Quindi questo per dire cosa? Che è comunque tutto perfetto, è comunque tutto perfetto. Io dovevo avere la scusa sociale di rimanere a casa. La scusa sociale. Cosa ho imparato anche da questo? Che non ho bisogno di alcuna scusa. Io faccio il mio percorso di eremitaggio senza necessità di avere una malattia per dare al sociale ehm, il pretesto che poi il sociale non esiste, sono aspetti di me. C'è tutto sto casino, praticamente, tutto questo per meditare di più, per essere più presente, per parlare di più con tutti gli spiriti che mi popolano, dentro e fuori, per avere una scusa per il sociale che non mi vedono mai. Prima mi vedevano sempre, sempre, ovunque. E quelle sono scuse che comunque noi vogliamo dare a noi stessi. Ci sono aspetti di me che volevano quella scusa. Ehm, Era proprio la malattia dell'interazione con l'altro, nel sociale. E quindi non ho più bisogno di scuse. Al tempo stesso, come vedete, ho lavorato comunque. Cioè, siamo state insieme. Avevo l'energia per fare questo. Ecco, sta entrando un raggio di luce meraviglioso, appunto. Avevo l'energia per fare questo, ma non l'energia per avere interazioni col mondo. No. Vi ho anche detto che non avevo tanta energia per fare consulenze, eccetera. Continuo a non averne ancora, cioè a centellinare energia perché è un processo introverso, introspettivo. E in questo momento vi sto registrando il video ancora 37.1. Ci da un mese perché 37.1, però le analisi hanno confermato che la mononucleosi c'è stata e non c'è più, è in via di, ok, quindi anche l'infettologo, abbiamo parlato, sono stati, cioè, si è creato praticamente un team, infettologo, due medici di base, comunque almeno medici illuminati tra questi c'erano, e quindi si è, come si dice in termini medici, insomma non c'è più, però gli anticorpi sono alti, va bene? Gli anticorpi sono alti e quindi c'è ancora questa febbricola che denota però non c'è più la mononucleosi in quanto i valori, come si dice, me l'ha spiegato però già non mi sto ricordando perché queste categorie io non riesco a... Insomma, i valori dicono questa cosa non c'è più, va bene? Che è passata. Non ho preso antibiotici, non ho preso niente, solo eucalipto, gocce di eucalipto vive con il miele e infatti ho fatto gli esami quando mi era già passata.
cioè la febbre, la stanchezza c'è ancora, infatti non sto uscendo di casa. Ah, no, non faccio sport, sto ferma perché è richiesto riposo. Ok. E quindi questo, vi ho raccontato questa storia perché io vi rendo partecipe di tutto, proprio perché la Taromantic è la mia vita, è la mia, siete la famiglia che ho scelto, che ho creato consapevolmente e quindi siccome è la nostra narrazione di vita, ciò che ci serve sapere per immedesimarci nelle cose, no? Ehm, Questa è stata la mia narrazione in questi giorni, in questo mese qua. Vi ho spiegato già un'altra volta, non mi ricordo in quale video, non mi ricordo in quale video, rispetto alla medicina. Io non sono contro nessun tipo, nel video della malattia, Magia Pratica 7, non sono contro la medicina allopatica o contro la medicina naturale o pro o contro una con l'altra. No, perché il punto non è che medicina scegli. No, il punto è la resa. Il punto è arrenderti, delegare la tua volontà, la tua voglia di controllo e di potere della mente razionale al divino. Quindi non c'entra come scegli di supportare attraverso il rito della cura che va fatto il problema, tra virgolette, ma quanto tu ti arrenda a quello. Poi c'è una predilezione più per le cose naturali, per le cose allopatiche, non importa. Quello in base alla tua essenza, al tuo sentire. Io sapevo che in questo preciso momento non avevo bisogno di antibiotici. Magari ce l'ho bisogno tra una settimana, non lo so, però sapevo, come vi ho spiegato quando ho avuto l'otite fortissima, dopo 3 giorni di... non riuscivo manco a piangere per il dolore, sono andata in ospedale, aiutatemi. Io ho preso cortisone antibiotico, non lo prendevo da 20 anni, proprio come un sì, mi arrendo, perché anche lì avevo fatto un processo inverso, essendo naturopata, avendo studiato medicina naturale e medicina allopatica e per tutte le sintomatologie che ho avuto da quando ero piccola, eccetera, che vi ho scritto nel mio libro Il risveglio della coscienza, mi ero alleata, cioè mi ero schierata soltanto sulla medicina naturale. E non va bene, è sempre uno schieramento perché additavo l'altra medicina. È sempre uno sbilanciamento, capite che non è la cosa in sé la soluzione, ma è l'approccio che metti alle cose. Quindi è la resa che ti dà la salvezza, di cui la salute ne è un aspetto. E come vi ho spiegato bene nel video Magia Pratica 7, in base a come sono le tue credenze, devi fare quello che le tue credenze, anche subconsce, ti devi arrendere a quello che nella tua cultura è la cura, altrimenti non funziona. Quindi, detto questo, è la resa. Io mi sono arresa, ho la malattia del bacio, ma è meravigliosa la malattia del bacio. Ho un canale che si chiama Taromantic, parlo d'amore, sono Mattia il bacio, appunto. Cioè, e voglio dire, io qua parlo d'amore, è normale. Quindi è stato meraviglioso e Mao Meraviglia continua a avere questo finché c'è e Mao Meraviglia starà facendo il suo corso. Starà facendo il suo corso. Quindi, ragazze mie e ragazzi, è stato stupendo, meraviglioso tutto questo. E, e vi volevo dire pure un'altra cosa, non mi sto ricordando. Ah, sì, sì, sì. Sì, quando sono uscita, che sono andata a questo evento, questo perché voglio farvi riferimento ad alcune cose. Allora, vedevo, no, le persone molto inconsapevoli, le persone che avevano una luce negli occhi, ma ancora con una porta socchiusa, le persone totalmente inconsapevoli. Vedo questa sofferenza in molte persone nel bere, no, un cocktail dietro l'altro, stando lì sul bancone o ai tavoli, bere per soffocare una voce, per soffocare una voce. Allora vedevo tutte queste persone intorno a me, no? Questo ve lo dico soprattutto perché alcuni di voi no, ancora mi dicono: ma come posso comprendere che il mondo esterno è parte di me se non mi ci ritrovo? Nella misura in cui
tu vivi, tutto quello che vivi è tuo, fa parte della grande anima di cui tu sei un'espressione. Allora io non è che mi ci ritrovo nella persona che sta lì, non mi appartiene, certo, la persona che sta lì e si fa 10 cocktail in 10 minuti, non mi appartiene quella cosa, però sta lì, la vedo, mi appartiene in qualità di anima. Come vi ho insegnato nel video Magia Pratica 9, la nostra anima e l'anima del mondo è la stessa cosa. La divinità e l'uomo sono multirealtà che coesistono come delle matriosche, non so se la matriosca è l'esempio giusto, vabbè, l'una nell'altra. Quindi non è che mi appartiene la persona che sta lì al bancone, si beve 10 cocktail in 10 minuti, volendo uscire fuori da quello che sta vivendo, no? Per non pensare a quello che sta vivendo, magari. Non è che mi appartiene, ma fa parte di me perché io lo sto vedendo, nella misura in cui io lo vedo, è perché la mia anima sta proiettando quella narrazione affinché io faccia un certo tipo di esperienza emozionale. Quindi cosa mi ha trasmesso quella persona che beve 10 cocktail al banco? Cosa mi ha trasmesso? Qual è l'emozione che mi ha trasmesso? Molta compassione. E mandavo luce, sabbe satta su chi contu, sabbe satta su chi contu. Non mi appartiene nella misura in cui io mi bevo 10 cocktail, quindi è il tuo riflesso. Non è che io mi bevo 10 cocktail in 10 minuti, sono pure astemia, ma non è questo. Mi appartiene nella modalità in cui lo vedo, è la mia anima che lo sta proiettando, mia non intesa come io individuale. Ecco perché vi dico allenate la mente trascendente, ma come anima del mondo. E tu devi fare riferimento sempre alle emozioni che senti quando tu vedi le cose. Non che ti appartengono, che stai facendo le stesse cose tu, ma ti appartiene in qualità di narrazione animica, la narrazione animica, ok? Quindi questo volevo dire di molto importante. Come spesso alcune ragazze, ragazzi, dicono quando leggiamo una stesa di tarocchi, ma questo non è mio, non mi appartiene. No, no, aspetta, nella misura in cui tu stai vedendo, ti appartiene, ma non è che ti appartiene nella misura in cui ti ritrovi in quella cosa che fai le stesse cose, è l'emozione che la tua anima vuole farti sperimentare attraverso quello che stai ascoltando. E nella misura in cui lo stai vedendo, lo stai ascoltando, ti appartiene. Ok? Ok. Ok, ragazzi miei ragazzi, allora vado a spruzzarmi un attimo un po' di propoli e iniziamo subito. Allora, prima variante, seconda variante. Le potete sentire anche tutte e due. La prima variante è quella degli archetipi, la seconda quella degli oracoli dello sciamano. Quindi fatevi ispirare, ragazze mie e ragazzi, e partiamo dalla prima variante. Allora, vediamo un po'. Ci metterò due energie per partire per la settimana che va dal 16 al 22 dicembre. Vediamo un po'. Quali sono le energie con le quali ti confronterai in questa settimana affinché tu possa adempiere alla missione della tua anima? Quali sono gli eventi che sono enti, entità, spiriti, dei, numi, daimones, sotto forma di persone, circostanze che ti accadranno potenzialmente per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della tua realtà e immedesimarti sempre di più nello scopo della tua anima. Allora, la tua energia, quella di cui ti devi fare consapevole. L'energia esterna, quella di cui non sei consapevole, che ti arriva sotto forma di enti, entità, situazioni che capitano, persone, circostanze che ti vogliono portare a un certo tipo di esperienza. Ok, e andiamo a vedere. Iniziamo. Qual è l'energia tua? Libertà, libertà, libertà. Hai una bellissima energia di fuoriuscita dalle credenze limitanti. Libertà per te e per gli altri dalle credenze limitanti, eliminazione dello spadrones del pensamento negativo. Quindi hai una bellissima energia di libertà, di potenziamento del tuo sé a discapito dell'io. Cosa vuol dire questo? Che noi dobbiamo morire all'io e rinascere nel sé. Questa è la trascendenza. L'io è la mente duale, mente razionale, la mente che divide e separa. Non a caso siamo
alle porte del Natale, in cui il vero postulato essenziale del Natale è la rinascita all'uno, cioè l'eliminazione delle credenze negative che sono quelle che divide e separa, divide e separa. Quindi tu hai una bellissima energia di libertà dalle credenze negative. Quindi, cos'è la credenza negativa? Perché qua ci facciamo portavoce di conoscenza, eliminando anche i termini inappropriati laddove si può, laddove non si può, li spieghiamo, ecco. Non esiste né giusto né sbagliato, né bene né male, come diceva Eraclito, che alcuni uomini vedono le cose giuste e sbagliate, migliore, peggiore, meglio, peggio, bello, brutto. No, esiste soltanto la perfezione. Tutto è perfetto, diceva per il divino. Ok, quindi la credenza negativa è pensare che esistono delle cose negative. Cioè, mi spiego? Pensare che esistano cose negative è il pensiero negativo, è la credenza negativa. Guardare che tutto è perfetto significa libertà. Guardare che tutto è amore significa libertà. E tu hai una bellissima energia, o è questa che incarnerai in questa settimana dal 16 al 22. Ok. Con questa credenza, con questa energia, vediamo le energie con le quali ti confronterai. Pordio Sera affronta l'empoderamento e il livello della sopravvivenza fisica, disperta l'autorità spirituale della umanità, la compassione e l'autostima. Ah! Dipendenza dagli altri per evitare lo sforzo. Allora ti confronterai con un'energia, può essere una persona o più persone, oppure è un evento che ti scatena in te questa energia qui, di dipendere dagli altri e dipendere dagli altri, energia di dipendenza dagli altri. Quindi puoi vedere una persona che è o dipendente da te, una persona, più persone, o una situazione che ti può far riaffiorare il ricordo di una dipendenza, che sia affettiva, emozionale, alle cose, materiale. Mi dice che ci sarà questa energia qui, un confronto con questa energia qui per te. Può essere che avrai a che fare con qualcuno a cui tu devi dare questa energia, ok? Di supporto, in base anche a quello che hai vissuto tu come esperienze di vita. Oppure ti troverai a che fare anche con parenti, amici, familiari che hanno difficoltà a fare il passo successivo e quindi dipendono dagli altri per la propria sopravvivenza. Ok? E quindi hanno poca stima in loro stessi. Quindi qua mi dice che ti puoi confrontare con queste persone o circostanze che non vedono la luce di Dio in ogni cosa. Oppure ti puoi confrontare con delle situazioni, come vi ho detto anche poco fa, no? Nell'intro, quando sono andata a quell'evento e ho visto persone che stavano lì al banco bevendosi 10 cocktail al minuto, sto esagerando, però è quello il senso. Persone che non sentono il Dio che li incarna e vogliono, persone in uno stato vittimistico, che hanno necessità di occultare ciò che alberga nel loro cuore, hanno paura di fare il viaggio profondo, nelle profondità. Quindi quelle persone ti appartengono, sono immagini della tua anima, ma non che tu stai in quelle condizioni lì. Mi spiego, come ti ho detto nell'intro. Significa che tu devi fare un certo tipo di esperienza emozionale per decretare questa libertà. Va bene? Per sentirti in questa libertà. Potete vedere il livello sopravvivenziale, risveglio l'autorità spirituale, sì, risveglia l'autorità spirituale, sì. Allora ti puoi confrontare quindi con delle persone o circostanze in cui tu darai il risveglio della loro autorità spirituale. E sì. Oppure, per alcune di voi, può essere, no, unica energia all'interno. Vi confronterete in questa settimana con situazioni in cui tu decreterai la tua libertà sviluppando l'autorità spirituale e non essendo vittima degli eventi, risvegliando in te una forza inarrestabile grazie all'invocazione agli dei e l'affidarti agli dei. Quindi preghiera sciamanica, lo dico soprattutto per le ragazze nuove che sono qui sul canale da poco, che trovate nella playlist meditazioni guidate o l'arte sciamanica. E per invocare tutte le forze che ti abitano. Ricordate, il verbo crea, la parola crea. Chiedi e ti sarà dato.
va bene? Quindi invoca le forze e si riaccendono istantaneamente in te. Ok. Vediamo di cosa mi parlano, cosa ci raccontano a livello generale i tarocchi con questa energia. Allora, qua ci mettiamo. Boh. Vediamo, non lo so, qua ne ho 200.000, li voglio usare tutti, voglio usare. Mettiamo quelli un po' più grossi, va, questi qua, cioè più grossi, normali, però un po' più grossi rispetto agli altri. Allora, vediamo a livello generale cosa arriva in questa settimana, quali sono gli eventi a livello fattivo che tu puoi proiettare a livello di realtà fenomenica dal 16 al 22 dicembre. Dal 16 al 22 dicembre, quali sono gli eventi che accadranno in questa settimana in linea generale per le mie ragazze e i miei ragazzi della prima variante degli archetipi? La papessa, è bella, 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 quanto mi piace la papessa. 8 di bastoni, re di spade, ci sono comunicazioni che ti arrivano da parte di qualcuno, o a livello, o che comunicazioni che stavi aspettando, o comunicazioni da parte di una persona con la quale c'era silenzio, può essere qualunque persona, non stiamo vedendo l'amore lo vediamo dopo. Arrivano comunicazioni da parte di qualcuno, può essere anche uno sblocco a livello lavorativo, o di comunicazioni che stavi aspettando legali, burocrati, cioè insomma comunicazioni di questo tipo. Cos'altro in questa settimana? Amore, c'è l'amore, 2 di coppe, asso di spade. Vedo l'amore in questa settimana per te, comunicazioni d'amore, 2 di coppe, asso di spade. Tutti gli assi sono nuovi inizi, no? Inizi che in questo caso con l'asso di spade partono da un chiarimento, ottima comunicazione. Se c'era no contact con qualcuno, papessa, freddezza, re di spade in mezzo, e re di spade qua, c'è una comunicazione da parte di qualcuno, va bene? Comunicazioni sull'amore, assolutamente comunicazioni d'amore, mettono l'attenzione qui. Ti vedo una bellissima energia di papessa, anche se sei uomo lo attribuisco a te come consultante. E vedo una bellissima energia di papessa che è l'energia di colei che lavora dall'interno e vede l'esterno come una proiezione dell'interno, proprio come ti ho spiegato prima, sia quando ti stavo raccontando di quando sono uscita, che di questa energia qui. Sì. Io credo che nella misura in cui tu ti confronti con queste esperienze in questa settimana, tu avrai molta più stima e fede in te stessa o in te stesso. Comunque ci sono comunicazioni d'amore, puntano l'attenzione su questo, anche se l'amore lo vediamo dopo. Vediamo energia positiva per te in questa settimana. 5 di bastoni, energia positiva. Mi dice che se c'erano delle dinamiche di tensione o situazioni irrisolte o chiarimenti da avere con qualcuno, si risolveranno perché sta il tuo positivo, il 5 di bastoni. E c'è anche qualcuno col 5 di bastoni con queste carte qui, probabilmente che lotta per te. Va bene? Lotta per te. O situazioni di tensione che si affievoliranno. Assolutamente sì. O discussioni che c'erano, ci sono state e c'è stato poi no contact, si affievoliscono perché arriva un nuovo inizio. Ok. Vediamo energia negativa in questa settimana quale può essere. La forza. La forza mi parla di coraggio, ma anche un po' di testardaggine da una delle due parti, ma anche un po' di rivendicare quello che... un po' di tensione, 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 5 di bastoni, la forza. Diciamo che verranno smussati gli animi un po'. Laddove c'era un po' di orgoglio verrà smussato, verranno un po' smussati gli animi. Sì, perché vedo che ritorna libertà, il sereno, mi spiego? Vediamo un po' su quel 5 di bastoni. Sì, sì, paggio di coppe, c'è qualcuno che ti corteggia, una persona che ti corteggia o chiede scusa o corteggiamento, vedo qua, corteggiamento, ok? Quindi mi parlano essenzialmente d'amore, ma anche della tua parte un po' più... Può essere anche un figlio, o una figlia, va bene? Amore qua in senso lato, e l'amore lo vediamo tra un po'. E ti vedo come papessa una bellissima energia di confronto introspettivo con il mondo, va bene? Ok. Quindi detto questo, ragazzi miei ragazzi, adesso passiamo a vedere l'amore. Allora, andiamoci a fare la lettura più approfondita dell'amore, in questo caso. Allora, facciamoci la lettura a croce.
Vediamo, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno. Andiamo a vedere. Carta guida nell'amore per te in questa settimana dal 16 al 22 dicembre. Una carta guida per le mie ragazze e i miei ragazzi. Una carta guida. Vediamo. 7 di bastoni, ci sono limiti o ci sono difficoltà in amore? O tu stai mettendo limiti a qualcuno, o hai messo dei limiti, o ci sono difficoltà tra te e qualcuno, difficoltà di qualsiasi genere. Un po' di difficoltà, o c'è tensione o ci sono litigi, o c'è un po' di tensione qua col 7 di bastoni, il mondo, forse litigi per una distanza o difficoltà dovuta a una distanza. O litigi su WhatsApp, o mi spiego su internet. Cosa c'è dopo il 7 di bastoni? Sì, 10 di bastoni, c'è una situazione pesante che riguarda limiti, litigio e difficoltà. Una situazione che però di cui tu sei stanca o stanco. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito. Allora, vediamo. C'è una situazione che giunge al limite, perché il 10 è sempre un limite, un fine, no? Un rilascio, un lasciare una situazione di conflitto. Vediamo cosa accade nell'amore alle mie ragazze e ai miei ragazzi della prima variante in questa settimana. 2 di coppe. Te l'ho detto che era già uscito dall'altra parte, la mettiamo come carta al centro. Qua c'è l'amore. Vediamo, facciamo il taglio, amore. Sì, comunicazioni e temperanza, 8 di bastoni e la temperanza. L'amore fluisce qua in questa settimana, soprattutto da un punto di vista comunicativo, perché 8 di bastoni sono comunicazioni, la temperanza sono comunicazioni. Comunicazioni di pace, di equilibrio, va bene? Da una situazione un po' più tesa, vedi? C'è questa cosa qui. Vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione d'energia futura. Allora, avevamo sotto mazzo la temperanza, però poi ho ribattuto perché ho sentito così. Qua abbiamo il 4 di spade che mi conferma un fermo, 5 di spade mi conferma la tensione, un fermo, l'appeso, 4 di coppe, ragazzi miei, qua è tutto fermo in amore. Allora, qua mi dice che c'è fermo, globale. Allora, c'è un fermo con qualcuno, situazioni di tensione, stress, fermo in amore o fermo con qualcuno. E l'appeso mi parla di stress, di situazioni che non cambiano o di inappetenza tua emozionale o un fermo proprio con qualcuno. Vediamo che succede, visto che qua mi hanno messo l'amore. Sì, sì, wow, 2 di coppe e 10 di coppe. Che succede qua, ragazze mie, questa settimana? Da, vedi, tutto bloccato, qua si sblocca tutto. 2 di coppe e 10 di coppe come energia attuale. E molte di voi lo stanno già vivendo, nonostante avete potuto vivere questo momento di tensione o di difficoltà. Altre l'energia di adesso. Quindi, comunque, questa è la settimana 2 di coppe e 10 di coppe. Vedo un bellissimo amore nell'energia attuale. 2 di coppe e 10 di coppe, cioè, migliore di questo non può andare. Cioè condiviso pure. Vediamo al positivo. Regina dei denari al positivo, vedo che ti godi proprio questo amore in questa settimana o ti godi questa cosa bellissima. Regina dei denari è un'energia tua, anche se sei uomo, che sa avere pazienza, anche un'energia di costruzione importante con qualcuno c'è qua. Vediamo la carta negativa. L'asso di coppe, carta negativa. Interessante. O scarti un'opportunità che arriva in questa settimana perché c'è già questa persona nuova. Ecco perché limiti, ok? Sei libera da un'altra persona, scarti un'opportunità. Qua l'asso di coppe è proprio l'amore, no? E non lo so se succede qualcosa in questa settimana perché adesso andiamo a vedere qui perché mi dicono che stai già vivendo questa emozione bellissima qui o la puoi vivere in questa settimana. Però l'asso di coppe al blocco mi parla di un'opportunità che viene scartata. Non so se succede qualcosa in questa settimana
e c'è una meno predisposizione tua a dare emozionalmente a questa persona, perché ti vedo magari più concentrata sul lavoro, sulle tue cose. Oppure arriva un'altra persona che la scarti. Vediamo, passato, 2 di spade, l'imperatrice. Qua vedo che nel recente passato hai dato molto valore di te. Quindi hai concentrato tutte le tue energie sulla tua stabilità personale, casa, lavoro, famiglia, qualsiasi cosa sia. Però la tua come imperatrice, cioè anche se sei uomo, ripeto, cioè volevi costruzione, vuoi stabilità per te. Poi c'è un 2 di spade e un 2 di coppe. Probabilmente qua non avevi ben chiaro che scelta fare, o qualcuno non si palesava, o c'erano 2 persone, non avevi ben chiaro su chi puntare. Vediamo che succede qua questa settimana. Ah, 2 di denari, di nuovo un 2. Asso di spade, la regina di coppe. Guarda, allora, qua mi dice che si parlerà in questa settimana per equilibrare le cose. Qua vedo molto equilibrio, perché il 2 denari è accompagnato dall'asso di spade e preceduto da 10 di coppe e 2 di coppe, quindi qua vedo molto equilibrio. Molto equilibrio. Allora, secondo me, molti di voi stanno già con una persona, arriva una persona che già conoscete, una persona nuova, però la scartate. E mettete limiti, questi limiti che vi ho letto qua. Perché vedo con la regina di coppe poi qua finale, proprio rilassate, non dovete fare altro che ricevere in questa settimana, o rilassati. Per molti di voi c'è questo, per chi non ha nessuno, vedo che c'è un amore nuovo, assolutamente sì, e vi vedo rilassate o rilassati su questo. Forse non eravate convinte su qualcuno e adesso vi vivete questa relazione con questa persona, perché in questa settimana vi vedo equilibrare le vostre energie e vivervi la relazione con questa persona. Proprio assolutamente. E qua libertà anche dalle credenze limitanti rispetto a qualcun altro, magari, no? O una relazione pregressa che avete avuto, o una situazione pregressa con la stessa persona che vi teneva un po' soggiogati. Eravate in dubbio. Sì, vediamo che c'è dopo la regina di coppe. No, la forza, assolutamente, ragazze e ragazzi. Qua c'è una persona che si impegna, che vuole recuperare con te, che vuole un rapporto con te. Vedo un grande amore in questa settimana. Queste tensioni qua o sono dovute a qualcos'altro o a un'altra persona, che però non ci sono più, mi dicono. Cioè qua trionfa l'amore in questa settimana. E ti vedo proprio stare bene con te stessa o con te stesso, regina dei denari, essere appagata da un punto di vista proprio emozionale, anche economico. Fammi vedere con i miei tarocchi cosa mi aggiungono, cosa mi confermano. Qua abbiamo i segni del toro, leone, vergine e capricorno, che sia ascendente, luna o venere. Come stanno venendo tutte? No, una sola ne voglio. Per alcuni di voi lasciate stare i pensieri negativi legati alla vostra incapacità di essere all'altezza delle cose, di meritarvi, cioè, anche se l'altro va bene o meno, non lo so, o dovete scegliere, cioè poi vi lasciate andare perché vedo che voi ricevete, vi lasciate andare le vostre emozioni. Allora, energia attuale, amore, 2 di coppe, 10 di coppe. Energia attuale, amore, 2 di coppe, 10 di coppe. Energia attuale, il mondo, è il mondo. Qua c'è una nuova tappa per te che si apre, d'amore, di abbracci, bellissima. Vediamo l'energia dei denari al positivo. 6 di denari, il lavoro va molto bene in questa settimana, eh? Non mi è uscito dalla stessa generale, ti dico che il lavoro va molto bene in questa settimana, ti sentirai appagato o appagato nel tuo lavoro. E anche con l'altra persona fila tutto liscio, mi dicono. L'asso di coppe al blocco, mi incuriosisce quest'asso di coppe al blocco. Asso di coppe al blocco. L'asso di bastoni, qua c'è un'opportunità che scartate. Non so di chi si parla, non so di chi si tratta, o semplicemente siete stanchi di fare cose voi, va bene, non volete fare cose voi, vi vedo concentrate sul vostro lavoro e lo fate bene e va molto bene nel lavoro e fa tutto l'altra persona. Infatti ti ho detto qua che tu ricevi soprattutto anche chiarimenti e comunicazioni dalla persona tua di interesse o da una persona nuova.
e dove si ristabiliscono le priorità e vedrai che questa persona mette sforzo e impegno, tu non vuoi fare niente, non ti apri più di tanto se non ne lasci fare all'altro e poi ti apri. Oppure alcuni di voi scartate un'opportunità. Fammi vedere di nuovo questo asso di coppia al blocco. Re di denari, voi scartate un'opportunità con qualcuno in questa settimana. Oppure non siete d'accordo sul fatto che, cioè, volete essere voi apprezzati, volete essere voi essere cercate, essere cercati, ecco, verrete cercate o cercati, quindi scartate il fatto, non vi date emozionalmente se non vedete cercate o cercati, è questo che succede. Infatti non dovete fare niente se non fluire, mi spiego? O scartate un'opportunità di una persona che era già impegnata e voi eravate in dubbio se stare o meno con la persona che avete conosciuto nuova. Fatto sta, in qualsiasi modo, voi state bene in questa settimana. O non sapete se faceva seriamente questa persona, invece qua vedete che si sforza invece. Vediamo l'imperatrice 2 di spade. 7 di bastoni, qua avete messo ci sono stati dei limiti, o voi avete messo dei limiti o dato un ultimatum a qualcuno. Vediamo, imperatrice 2 di spade, 2 di spade, 2 di spade, qua io credo che voi avete messo limiti a qualcuno, o avete dato un ultimatum per quello che voi meritate, eravate in dubbio su qualcuno o più di una persona, vedo che c'è proprio un rilascio qua, Cioè, questo 10 di bastoni mi dice, uff, basta, dubbi, ripensamenti, no, vado. Vediamo questo 2 di denari. E il cavaliere di coppe. Qua c'è questa persona, questa apertura da parte di qualcuno, un invito d'amore che tu ricevi, Asso di spade. E il matto. Guarda, allora ti dico, fai punto e a capo, non hai più dubbi, ti lanci. C'è qualcuno che si lancia e che tu che ti lanci, lasci perdere dubbi, complicazioni dovute o a un'altra persona che era nella tua mente, con la quale non si può concretizzare, magari una persona impegnata, magari non lo so, oppure lasci perdere il fatto che di stare attaccata a un problema o attaccato a un problema perché qua si fa avanti una persona e ti fa vedere che cosa dimostra, ok? Vediamo regina di coppe. Regina di coppe. Qua c'è anche il segno dell'ariete. Regina di coppe, cancro, pesci, scorpione anche. Regina di coppe. E cavaliere di denari, assolutamente sì, qua c'è un'offerta in concreto, una persona che ti darà, vedrai frutti nel tempo, però è una persona di fiducia, è una persona di fiducia. Vediamo, le cose si fanno con tranquillità, mi dice il cavaliere di denari con la regina di coppe, tutto fluisce secondo i tempi giusti. Vediamo la forza. Paggio di spade, sì, allora io qua vedo che ci sono anche degli argomenti in sospeso che verranno chiariti, si parla molto, situazioni che magari io ti vedo a te tranquilla o tranquillo e rilassato, dedicandoti molto al tuo lavoro, alle tue cose, lasci che siano gli altri a corteggiarti e tu a darti quando gli altri ti corteggiano, ok? Cioè questo è il senso, non fai niente se non darti quando senti l'impulso, va bene? Diamone un'altra sulla forza. 10 di bastoni, sì, qua ci sono, vediamo un po', diamo un'altra sulla forza, adesso ti dico. La regina di denari, vedo che ti lasci fluire e soprattutto ti lasci corteggiare, però senza fare troppe cose tu, questo è il senso. Ci possono essere situazioni un po' più di pesantezza legate al lavoro o legate ad altre responsabilità da parte tua o da parte di questa persona, però se da parte di questa persona ti dimostrerà nei fatti, se da parte tua vedo che sei concentrata sulle tue cose, però ti lasci fluire a questo corteggiamento, a questo darti. Ok. Vediamo un po' con i miei oracoli lui-lei cosa ti dice questo cavaliere di coppe. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Ti amo. Ti amo, c'è amore qua, bellissimo, c'è amore. Cos'altro?
Siamo un esempio di bellezza, amore e poesia, noi siamo l'amore. Io vedo una situazione molto fluida in questa settimana. Poi teniamo in conto anche le due carte uscite da prima. Tu hai la libertà dai pensieri negativi, quindi sei molto concentrata su di te nel termine più bello nella parte più bella delle cose, no? O concentrato. E quindi non hai più necessità di delegare all'altro la responsabilità della tua felicità, ma ti lasci corteggiare, ti lasci fluire e diciamo che fai esperienza di questo. Vediamo cos'altro ti dirà questa persona. Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Bellissimo. C'è molta poesia in questa persona. C'è molta poesia, c'è molto amore e lo vivrai nel modo giusto. La regina dei denari al tuo positivo mi parla di una persona, in questo caso sei tu, che tu sia uomo o donna, non importa, che è serena, ha pazienza di vedere cosa questa persona, questo amore, che frutti darà, ma già nel momento se li gode, ok? Vediamo qual è l'ultima carta dei Rider White. 9 di bastoni. Piano piano, tendenzialmente, guarda, Re di coppe, c'è questa persona onesta e sei tu che ci vai piano piano, ok? Sei tu che ci vai un po' piano piano. Vediamo perché 9 di bastoni. 5 di spade, sei tu che ci vai piano piano perché ti vedo a te concentrata sulle tue cose. E tant'è che Cavaliere di Denari, Regina di Coppe, sei tu che ricevi e l'altro che fa secondo i giusti tempi, ok? Ci può essere un po' di tensione dovuta soprattutto, secondo me, alle tue vicissitudini interne, perché stai elaborando qua un qualcosa che ha a che fare col senso della tua libertà personale per poi per stare bene anche in condivisione, ok? E vediamo cosa mi dice gli ultimi di questi oracoli. Orfani, l'isola del tesoro, che ti ho detto, la tartarughina, piano piano. Latte e miele, questa è una settimana dove ti godrai un grande benessere emozionale. Qua abbiamo una situazione dove ci siamo sentiti un po' soli, un po' persi. L'isola del tesoro, una carta che dice wow, ho trovato un tesoro, la tartarughina me lo porta, mi godo questa cosa piano piano, e il latte e miele mi parla di una bellissima condivisione anche sensuale, sessuale, passionale in questa settimana, un bel sogno, mi spiego? Ok, che non sogno nell'accezione negativa come lo giudica la mente razionale, ma sogno nel senso una bella narrazione vivrai in questa settimana, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei vi benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo di oracoli o anche il secondo mazzo. Allora, andiamo a vedere quali sono gli adempimenti spirituali in questa settimana che la tua anima ha necessità di farti sperimentare affinché tu possa andare incontro alla tua missione. Allora, andiamo a vedere, metterò la tua energia, poi l'energia con la quale ti confronterai in questa settimana, comprensive di eventi che sono enti, entità, spiriti, daimones, spiriti nel contesto degli eventi, e quindi le situazioni con le quali ti devi venire a trovare affinché tu possa andare avanti, adempiere al tuo scopo. Sotto forma anche di persone si palesano questi eventi, di persone, di circostanze. Vediamo un po' come ci supportiamo, ok? Allora, settimana che va dal 16 al 22 dicembre, dal 16 al 22 dicembre, allora, la tua, scusami, c'è questa luce così, vabbè. Allora, la tua energia, l'energia con la quale ti confronterai, comprensiva, ripeto, di eventi, circostanze, persone, vediamo, allora, vediamo come sta la tua energia, quella di cui devi farti consapevole o di cui sarai consapevole. Il concilio, bellissima energia, tu guarderai le cose con gli occhi del cuore, tu guarderai gli eventi e tutto ciò che ti accade con gli occhi che guardano dentro e non con gli occhi che guardano fuori. Come dicono i buddisti, noi abbiamo 4 occhi, 2 che guardano fuori e 2 che guardano dentro. Quando chiudiamo quelli che guardano fuori, allora puoi vedere veramente la realtà delle cose. Vi ricordate nel film Matrix 3,
il penultimo, Matrix è il terzo, dove lui alla fine diventa cieco, non vede fuori, però vede esattamente tutta la realtà di fuori, perché vede tutto luce, vede le sagome di luce, ok, questo è il senso. Guardare la realtà con gli occhi che guardano dentro significa guardare che tutto è connesso da una luce, da un'energia primordiale chiamata amore. Quindi tu vibrerai con gli occhi che guardano dentro, mettendoti le mani sul cuore, gli occhi chiusi, guarderai le cose da questa prospettiva ed è una bellissima energia, un po' come se fosse la papessa, mi spiego? E sì, molto introspettiva. Vediamo con quali energie ti confronterai. Una nuova visione, la ricerca della visione. Guarda, questa è la settimana in cui cambierai prospettiva rispetto alla vita e alle cose, oppure metterai in pratica l'adempimento del cambio di prospettiva che hai già avuto. Le energie con le quali ti confronterai, la ricerca della visione. Avrai una visione, grazie agli eventi, alle persone, alle circostanze, una visione nuova, perché guarderai le cose con altri occhi e le cose che prima potevi giudicare male, le vedrai in modo completamente diverso, apportando dentro di te tale saggezza e tale bellezza. Quindi sono due carte bellissime, assolutamente bellissime. Ti sentirai, sai che cosa mi sta arrivando forte da questa accoppiata di carte? Un'energia da dentro nuova, la riscoperta di qualcosa di nuovo dentro di te che ti farà approcciare alla vita e agli fatti, agli eventi con una nuova visione. E quindi approcciando con una nuova visione anche l'evento stesso cambia. Vi ho detto che no, nell'intro del video ho avuto questa mononucleosi che infine che è passata, e quindi se mi fossi approcciata in modo razionale, canonico, l'evento non sarebbe andato bene come è andato. Che cosa voglio dire? Che io ho approfittato di questo momento, cioè la malattia del bacio, così come vi ho detto nell'intro. È una cosa poetica bellissima, e quindi la mia narrazione di vita in questi giorni è cambiata. Grazie all'approccio poetico, all'approccio trascendente che ho avuto a quello che mi stava accadendo. Intuizioni, doni, ringraziare questo momento. Altrimenti mi sarei disperata e di nuovo un'altra cosa mi è successa una dopo l'altra. Sapete quello che ho attraversato negli ultimi tempi, no? Quindi vedere questo momento come un dono, un arricchimento. Ecco, questo è l'approccio che farai alla vita in questa settimana. Ok. Vediamo con i tarocchi adesso quali sono nella realtà fenomenica i fatti. I fatti. Vediamo un po'. Allora. Cosa accade nella realtà fenomenica? Seconda variante. Cosa accade nella realtà fenomenica per le mie ragazze e i miei ragazzi della seconda variante? Cioè tu guarderai le cose con una perfetta narrazione della tua anima, una perfetta narrazione, non c'è né giusto né sbagliato, né meglio né peggio, è una narrazione perfetta della tua anima, e questo ti porta a sciogliere karma quando vedi la perfezione. Quando invece additi contro quello che sta accadendo, protrai karma. E la ruota gira, 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 la ruota del samsara, come la chiamano i buddisti, che è la ruota delle illusioni, gira, gira, gira. Ok, questo è il cambio di approccio che ti dà la possibilità di uscire fuori dalla ruota del samsara, cioè dell'illusione, come la chiamerebbero i buddisti. Vediamo allora nella realtà fenomenica cosa accade, cosa ci raccontano i tarocchi. Regina di spade, 10 di bastoni, la ruota, ho appena nominato la ruota gira, la ruota della fortuna. Allora qua ti vedo con una situazione molto pesante che ti vuoi scrollare di dosso.
Allora, qua ti vedo come regina di spade, cercando di avere le idee chiare su come alleggerirti una questione, una pesantezza emozionale, probabilmente un qualcosa che ti sta appesantendo in questo momento, che ti può appesantire in questa settimana. C'è un cambio, la ruota della fortuna gira dalla tua parte, mi dice che arriva un cambio che ti porta ad alleggerirti la coscienza, la vita, è un cambio di prospettiva. La ricerca della visione cambia di prospettiva, perché anziché analizzare con la mente, che la mente mente, il cuore sa, qua è la mente, regina di spade, e il mentale. Situazioni pesanti perché guardate da un punto di vista mentale. Qua invece chiudi gli occhi che guardano dentro e fuori, cambia la prospettiva. Ok, vediamo ancora cosa ci raccontano, due altre. La papessa, te l'ho appena nominata la papessa, eh? Guarda, è bellissimo poi. Non guardi le cose da un punto di vista razionale, ma le idee chiare ti arrivano grazie all'illuminazione spirituale, la papessa. Ok. Cos'altro arriva in questa settimana? E il paggio di spade. Ci sono questioni che cambiano sulla base delle quali ti sei fatta delle idee che possono appesantirti la questione. Non so su che questioni, su varie questioni, può parlarmi di qualsiasi cosa in questo momento. Il succo di questa stesa qual è? Che non passerai ad analizzare la vita da un punto di vista mentale in questa settimana, ma passi, non analizzerai le cose da un punto di vista mentale in questa settimana, ma alla luce della tua saggezza interiore. Diverse questioni in sospeso, diverse questioni. Vediamo un po' di cosa mi parla il cambio della ruota della fortuna che arriva. 4 di bastoni, mi parla di un incontro, il 4 di bastoni, ma non solo di incontri, ma anche di una certa stabilità raggiunta. Condivisione e incontri, condivisione e incontri. Qua abbiamo il cavaliere di denari, probabilmente mi parla o di lavoro o di qualcosa che tardava ad arrivare. Arriva un cambio che tardava ad arrivare e mi dà maggiore stabilità. Ok? Anche comunicazioni che non arrivavano. Fammi vedere un po' con la papessa. Asso di denari, sì. Qua arrivano opportunità, credo che sia di natura lavorativa, vedi il carro, un avanzamento di natura lavorativa che stavi aspettando, o qualcosa nel lavoro che porta a un miglioramento. Vediamo questo paggio di spade. 6 di spade, un avanzamento, un miglioramento, sì. Probabilmente c'era una situazione all'interno dell'ambito lavorativo che ti stava scomoda, probabilmente anche una persona. Se questo ti spostano da dove stava questa persona, o vieni spostato, ti sposti da dove c'era questa persona, perché ti vedo avere un ambiente anche lavorativo più sereno, se questo è il tuo caso. C'è un miglioramento in questo ambito. Vediamo a livello carta positiva per te. 9 di bastoni, carta positiva, diciamo che ci vai con prudenza verso le cose. Ci vai con prudenza verso le cose utilizzando la legge spirituale piuttosto che la mente razionale, nelle circostanze descritte, ma in vari ambiti che possono averti appesantito o appesantito negli ultimi tempi. Vediamo carta negativa. La regina di denari mi parla di una certa stabilità a livello, un po' di nervosismo che potevi avere in questa settimana, che però ti passa per quanto riguarda la stabilità, casa, famiglia o lavoro. Un po' di nervosismo o un po' di impazienza, però ti passa in questa settimana, d'accordo? Vediamo su quel 9 di... Cambierai prospettiva rispetto agli eventi, ricordati queste carte qua. 9 di bastoni, carta positiva, perché il 9 di bastoni? 8 di spade, perché non vedi più le cose da un punto di vista analitico, 8 di spade. Allora, qua se avevi agonia mentale, un senso di blocco, qua di nuovo paggio di denari sul lavoro, qualche cosa che era inerente alla stabilità. Mi dice che ti passano queste agonie mentali, un senso di blocco, un senso di frustrazione, ti passa. Va bene? Perché arriva un cambio che porta più serenità e maggiore equilibrio. Ok? Ok, quindi abbiamo analizzato a livello generale, adesso andiamo a vedere l'amore. Allora, andiamo a vedere sull'amore, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno. Vediamo cosa accade nell'amore in questa settimana dal 16 al 22 dicembre. Per le mie ragazze e i miei ragazzi della seconda variante dello sciamano.
una carta guida sull'amore per i miei ragazzi e i miei ragazzi della seconda variante, carta guida sull'amore per questa settimana dal 16 al 22 dicembre, carta guida 10 di spade. Qua abbiamo il 10 di spade, mi parla di un cambio che è stato sofferto, una chiusura, una rottura, un blocco, il termine di qualcosa. Mi parla del termine di qualcosa e il 10 è un ultimo numero, no? Quindi l'inizio di qualcos'altro. Cosa c'è dopo il 10 di spade? La regina di bastoni. Se hai avuto un momento di difficoltà emozionale, ti vedo riprenderti, anche se sei uomo, il comando della tua vita. Regina di bastoni qua mi parla di un prima e un dopo, cioè una situazione dolorosa giunge al termine in questa settimana, anche ricordiamo, tu guardi con gli occhi che guardano dentro, cambi prospettiva fuori, e quindi qua ti vedo riprendere il controllo, anche la tua forza vitale, la tua energia vitale, ti vedo riprenderti in mano la tua vita e anche e soprattutto l'energia vitale, che è tutto, ok? Questo per quanto riguarda l'inizio della lettura sull'amore. Vediamo un po' ancora cosa ci raccontano i tarocchi. Allora, cosa ci raccontano i tarocchi in merito all'amore per te in questa settimana dal 16 al 22 dicembre? Amore. Vediamo. Amore. Paggio di coppe e 3 di spade. Qua mi dice che un corteggiamento, un qualcosa non è andato a buon fine, c'è una chiusura, una rottura con qualcuno. Paggio di coppe e 3 di spade, un corteggiamento o qualcosa non è andato a buon fine, mi dicono. Vediamo un po' di che si tratta. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo il 3 di spade, la stella, il diavolo, il re di denari. Qua è come se mi stanno dicendo che hai perso le speranze o i sogni, un po' di disillusione con qualcuno. Forse c'erano delle triangolazioni qua, non condivise, perché c'è chi le condivide, quindi non condivise, e quindi mi dicono che hai perso le speranze con qualcuno. Forte il segno del Toro, Vergine, Capricorno, Acquario. Sì. Cioè come se fossi un po' disillusa da parte di qualcuno, o fossi stata disillusa sull'amore. Vediamo, o disilluso. Vediamo energia attuale, amore, 2 di bastoni. Ti vedo pensare, 2 di bastoni è una carta di fuoco. Ti vedo osservare, anche osservare qualcuno o qualcuno che ti osserva. Una carta un po' di stasi, però di attività immaginativa. Vediamo al positivo. 2 di spade al positivo mi dice che ci sono dei dubbi per te in questo momento, dei dubbi sull'amore rispetto a qualcuno. Però il 2 di spade mi sta al positivo. Ciò vuol dire che se avevi dubbi, questi dubbi si schiariranno in questi giorni. Vediamo il blocco. Cavaliere di denari al blocco. Cavaliere di denari mi parla, probabilmente qua c'è una persona a distanza per lavoro e questo può aver inficiato le cose, oppure una questione molto lenta per cui tu puoi aver perso le speranze. Cioè questo mi dicono, un po' di disillusione. Vediamo il passato, 5 di bastoni e l'appeso. Mi dice qua che la situazione è stata un po' conflittuale con qualcuno per le persone intorno e la cosa non avanzava per questo motivo e quindi tu ti sei stancata o ti sei stancato. Come dice che c'è un fermo e discussioni, fermo, discussioni, adesso c'è un'attesa. Quindi o abbiamo avuto a che fare con una persona il cui intorno era difficile, o l'intorno lavorativo, familiare o altro, e la situazione non avanzava.
Oppure rispetto all'amore proprio qua c'era fermo, c'era il fermo perché abbiamo avuto a che fare con altre responsabilità che ci hanno dato delle tensioni e adesso stiamo osservando qualcuno, qualcuno ci osserva o stiamo pensando. Ora, vediamo cosa succede dal 16 al 22 dicembre. Re di coppe abbiamo qua, la morte, wow, 6 di bastoni. Io qua vedo una persona per te in questi giorni, una persona di grande spessore animico ed emozionale che arriva a fare un cambio e vuole conquistarti. Non so se è la stessa persona, ovviamente per ognuno poi lo adattano. C'è un re di coppe, anche se è una donna, ribalta il concetto. C'è una persona qua, re di coppe, la morte, che fa un cambio nell'amore per te e il 6 di bastoni mi parla dell'esito, del successo. Ecco perché ti vedo riprenderti il tuo potere personale, stare bene, avere il controllo della situazione. Sì, e quindi i tuoi dubbi si schiariranno. Vediamo cosa c'è dopo il 6 di bastoni. Il 4 di denari. Guarda, qua c'è una persona che vuole conquistarti, seppure io ti vedo un po' con dei dubbi, non aprirti completamente subito. Quindi c'è una persona che ti vuole dare amore, re di coppe, apportare un cambio alla tua vita con la morte, 6 di bastoni, avere successo. A te questo fa piacere, ti piace, ma non ti vedo aprirti del tutto, anche se ti fa contenta o contento questa cosa, ok? Vediamo un po' cosa mi raccontano i tarocchi in merito. Qua abbiamo il segno dell'Ariete, Leone, Sagittario, Pesci, Cancro, Scorpione, che può essere ascendente, Luna o Venere, tu o quest'altra persona o entrambi. Allora, vediamo situazione attuale, 2 di bastoni. Situazione attuale, 2 di bastoni, amore. Gli amanti, qua tu stai pensando chi scegliere o cosa fare con una persona, o una persona ti sta pensando prima di farsi palese a te. O stai pensando tra due persone, o stai pensando sull'amore, stai pensando, ti vedo pensare. Vediamo 2 di spade al positivo. 4 di denari. Sì, ti vedo focalizzata su di te, o focalizzato su di te. Qua abbiamo un diavolo, il diavolo l'avevamo anche nel fondo mazzo, anche l'appeso avevamo. Stai pensando rispetto a una persona o a due persone. Il 4 di denari mi dice che ti apri poco a poco, non ti apri subito, cioè stai un po' più così. Vediamo il cavaliere di denari al blocco. 7 di bastoni. Ci possono essere un po' di limiti per la distanza, per lavoro, o limiti, oppure qua io vedo dei limiti per qualcosa che andava lento, o per qualcosa che non si è realizzato, o sei tu che metti dei limiti e ci vai cauta cauta o cauto cauto. Oppure delle difficoltà di natura lavorativa che hanno portato dei riscontri tra te e qualcuno, quindi se c'è adesso questa persona nuova tu ci vai cauta qua, cauta, non ti apri subito, o cauto. Vediamo l'appeso e il 5 di bastoni, cosa è successo nel passato. L'appeso, 5 di bastoni, il matto, 5 di bastoni, il giudizio. Per molti di voi si sono rese conto di prendere una nuova via rispetto a una persona nel recente passato, cioè come se qua la cosa è troppo complicata, non avanza, c'è un blocco, ci sono tensioni, mi rendo conto che la cosa non è supportabile, prendo un nuovo cammino, ok? Prendo un nuovo cammino. Vediamo questo re di coppe, magari problemi con l'intorno familiare, altre o lavorativo. Vediamo questo re di coppe, noi ci interessa qua adesso, re di coppe, prossimi giorni, re di coppe. Sì, un cambio all'improvviso, molta passione, ti farà delle azioni nei tuoi confronti questa passione, cavaliere di questa persona. Cavaliere di bastoni parla di una persona che muove azioni, agisce d'impulso, mosso dal cuore però. Va bene, non è inconsistente, una persona mi dicono che ne vale la pena. Assolutamente sì, all'improvviso, Vediamo, fa un gesto, qualcosa che si fa guidare dall'impulso. Per alcuni di voi, una persona che vi sta osservando prima di agire. Vi sta osservando prima di agire, che faccio, che non faccio, alla fine si fa guidare da questo cuore con l'impulso. Vediamo la morte.
5 di coppe, arriva un cambio emozionale per te, se hai sofferto viene ribaltata la cosa, perché qua vediamo un ribaltamento, Può essere la stessa persona oppure una persona nuova. Se è una persona nuova, tu ci vai cauta cauta perché stai elaborando una certa dinamica interiore. Ti sei ripresa in mano te stessa, il tuo potere personale, e ci vai comunque cauta cauta. Ti fa piacere, ma ci vai cauta, Oppure una persona che vuole rimediare con te e tu stai un po' sulle tue prima di prendere una decisione. Vediamo il 6 di bastoni. 4 di coppe, qua c'è una persona che vuole avere successo con te, però tu non stai nel tuo miglior momento, diciamo, di condividerti con l'altro, perché stai più sulle tue. Vedi, qua c'è l'asso di denari, c'è un'opportunità per te, però tu stai un po'... aspetta, cioè fammi riprendere, aspetta, valuto, mi fa piacere questa cosa, sono contento, ma non mi apro del tutto. Vediamo questo 4 di denari. La regina di bastoni, vedi di nuovo con la regina di bastoni e il 4 di denari, vedo che stai più sulle tue, non facendo tanto caso a questa persona, seppure questa persona c'è, la vedi, però è come se dicessi aspetta, non è un no, va bene? Aspetta, va bene? Non a caso le carte principali per te di questa settimana erano più introspettive, ricerco la visione, hai degli eventi che ti fanno cambiare prospettiva, però prima di prendere una decisione, cauta, ok? E va bene così, è giusto, voglio dire, Vediamo adesso che cosa mi dice con i miei oracoli lui-lei, che non lasciano spazio al dubbio, e vediamo qual è la consistenza animica di questa persona, questo re di coppe qui, che ripeto può essere anche una donna. E per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo cosa muove questa persona nei tuoi confronti, nella profondità, questa persona cosa c'è. Solo tu mi fai sentire così. Cioè, per questa persona solo tu la fai sentire in un certo modo. E come la fai sentire questa persona? La fai sentire emozionalmente connessa con la propria anima e con un impulso kundalinico forte. Quindi la fai sentire meglio di come non è mai stata, mi verrebbe da dire. O comunque il suo miglior momento emozionale nei tuoi confronti. Ok. Ancora, cosa prova profondamente questa persona? Ti sto aspettando. Che ti ho detto? Che aspetta te questa persona, i tuoi tempi, perché tu stai così. Cioè, mi ritiro un po' più me stessa perché voglio sistemare le mie cose, voglio sentire questa energia in modo autonomo, non sono pronta ancora a condividerla con te e questa persona ti sta aspettando. Aspetta te. Cos'altro nella profondità di questa persona? Aiutami, ti prego, cioè questa persona vuole che tu gli faccia capire qualcosa, secondo me, se ti va di farglielo capire, altrimenti qua è una persona che aspetta i tuoi tempi. Aiutami, ti prego, c'è una persona che vuole comprensione e si mostra disposta a comprenderti, ok? Vediamo cosa mi dice l'ultima carta dei Rider-Waite. 5 di spade, vedi queste sono le tensioni mentali un po' tue, c'è un po' di tensione, c'è un po' di stress nel lanciarsi magari in questa nuova relazione o a dire di sì. Guardate dentro, ragazze e miei ragazzi, guardate dentro, i tarocchi ci servono a vedere qual è il possibile fenomeno karmico e poi a farci a sentire le emozioni che ci arrivano per farci guidare dalle stesse emozioni, ok? Fammi vedere il 5 di spade, perché? La temperanza, però vedo che tutto poi si sistema e tu esci fuori dal mentale. La temperanza mi parla di ottime comunicazioni, bellissime comunicazioni di equilibrio, ma soprattutto un tuo equilibrio interno che ti permette poi di aprirti in modo sereno. Comunque una comunicazione gentile, cordiale, amabile, ok? Vediamo cosa mi dicono gli ultimi oracoli. Amore per te. Young, vedi che ti ho detto, c'è la manifestazione immediata qui di questa persona. Qui ed ora, cioè mi stanno ripetendo, vedi che è qui in questa settimana, ok, l'ho capito. Mettiamone un'altra. E girare in tondo, cioè arriva un cambio, questo è come se fosse un po' la ruota del karma, no? Cioè è come se c'è un cambio che arriva qui ed ora in questa settimana per te a livello emozionale, d'accordo?
Quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!